Agente 00 High-End, il prodotto l'abbiamo testato, adesso è il momento di saperne di più. Ho analizzato a fondo l'argomento. È ora di entrare in azione. Ciao a tutti e bentornati su Audiofilando. Io sono Maurizio e il mio scopo è quello del canale è quello di darvi alcuni accorgimenti per godere al meglio della vostra musica preferita. Il mondo hi-fi è sempre fatto principalmente di entusiasmo e passione. A volte ci si innamora talmente tanto di un componente hi-fi da farti dire no, questo non lo cambierò mai. È successo ad esempio a me ed Elena con i nostri diffusori, le Sonus Faber Olimpica 3. Sono state comprate in occasione del matrimonio, sono state scelte insieme, il nostro primo componente hi-fi scelto insieme, sono state personalizzate, insomma, di motivi per dire questo ce ne sono. Ma il mondo hi-fi non si ferma mai, continue evoluzioni minano ogni certezza. Le tentazioni sono sempre dietro l'angolo e oggi ne abbiamo proprio una qui, manco dietro l'angolo, proprio qui in questa sala d'ascolto. Sto parlando delle Sonus Faber Olimpica Nova 3. Di Sonus Faber, abbiamo già parlato. Piccolo laboratorio artigianale nato sulle colline vicentine per opera del mitico e compianto Franco Serblin. Si è evoluto negli anni, cresciuto grazie ai suoi successi fino a diventare la grande e affermata realtà industriale italiana che è oggi. Gli ultimi nati di casa Sonus Faber sono i diffusori della serie Olimpica Nova. La linea è composta da un diffusore da stand, le Olimpica Nova 1, tre diversi modelli floor standing, rispettivamente Nova 2, 3 e 5, canale centrale per gli amanti dell'home theater e per finire le Olimpica Nova Wall, nate per il posizionamento e per il fissaggio a muro o a soffitto. Questa è la seconda edizione della serie Olimpica, le nostre personali Olimpica 3 fanno parte della prima. Nasce come omaggio alla prima serie, alle linee tradizionali che hanno fatto diventare la Sonus Faber famosa nel mondo, ma risulta profondamente rinnovata. Nuovi driver, nuovo crossover, nuova struttura del cabinet, nuovo design, insomma, da questo ci si deve aspettare un suono nuovo. Le Olimpica 3, le nostre Olimpica 3, erano il modello di punta della vecchia serie. In questa nuova serie è stato introdotto un nuovo flagship, le Olimpica Nova 5. Le Nova 5 sono dotate di ben 3 woofer e sono più grandi delle vecchie Olimpica 3. Gli amici di Sonus Faber, per un confronto ad armi pari, a parità di bocche di fuoco, mi hanno inviato le Olimpica Nova 3, tra l'altro nella nuovissima e vi anticipo stupenda finitura Wenger. Chi di voi è iscritto al canale Telegram di Audiofilando, per cui vi lascio un link qui sotto in descrizione, può scaricarsi la prova d'ascolto completa a confronto, a parità di setup e di ambiente d'ascolto, tra le Olimpica 3 e le Olimpica Nova 3. Per ovvi motivi vi risparmio la sofferenza patita durante l'unboxing di questi due diffusori che arrivano in due imballi separati. Seguendo le istruzioni, il disimballaggio e il setup di questi diffusori per renderli disponibili all'ascolto risulta abbastanza agevole. Attenzione soltanto che l'operazione di disimballaggio deve essere necessariamente fatta da 2 persone contemporaneamente. Questo per evitare problemi al malcapitato utente che si avventurasse da solo in queste operazioni, ma vabbè, nel peggiore dei casi magari i danni si potrebbero recuperare con 2 giorni di mutua, ma soprattutto per evitare problemi di danneggiamento dei diffusori. All'interno dell'imballo sono presenti 2 kit di accessori, uno per imballo, diversi tra loro. E di questi sì che vi posso mostrare il contenuto in tutta sicurezza. Apriamo il primo dei 2 imballi e al loro interno vediamo il set di punte per una cassa con le loro viti di fissaggio e le sottopunte. Abbiamo anche le coperture fonotrasparenti che in realtà sono queste caratteristiche tendine della linea olimpica, che sono presenti per entrambi i diffusori. Uno sguardo più da vicino alle punte, vedete che a differenza della serie olimpica precedente sono tutte lunghe uguali. Diamo anche uno sguardo al secondo imballo che prevede anche le punte per il secondo diffusore con vite di fissaggio e sottopunte e il manuale di istruzione con tutte le istruzioni necessarie per il disimballaggio, il setup e la messa in opera ottimale dei nostri diffusori. Bene, veniamo adesso alle caratteristiche tecniche di queste Olimpica Nova 3, comparandole ovviamente con quelle delle nostre Olimpica 3. Si tratta di diffusori a 3 vie con bus reflex e impedenza nominale di 4 ohm.
Questo bus reflex, denominato Stealth Ultra Flex, è stato completamente ridisegnato rispetto alla precedente serie olimpica. Il tweeter è un modello a cupola in seta da 28 mm. È denominato H28 XTR3. È dotato della tecnologia DAD, Damped Apex Dome, di cui sono dotati i tweeter di tutti i modelli Sonus Faber attualmente in produzione. Il tweeter delle nostre Olimpica 3, sempre con tecnologia DAD, era invece da 29 mm. Veniamo ora al mid da 150 mm, anche questo completamente riprogettato rispetto alla vecchia serie olimpica. Il suo codice è M15 XTR2. Molto interessante il fatto di aver applicato un design eddy current free. Ora molti di voi si chiederanno: ma cosa sono queste eddy current? Bene, vi beccherete adesso una piccola parentesi teorica, ma non temete, ci andrò leggero. Un magnete, qualunque magnete in movimento, induce un flusso di cariche elettriche, in pratica delle correnti elettriche, all'interno dei materiali metallici che si trovano vicini al passaggio di questo magnete. Queste correnti indotte dal movimento del magnete all'interno dei corpi metallici si chiamano appunto eddy current. Bene, e che cos'è un altoparlante? Non è nient'altro che una grossa bobina in cui viene fatta passare la nostra musica sotto forma di corrente elettrica variabile che genera un campo magnetico che porta a muovere un magnete permanente solidale al nostro cono che tramite il suo movimento genererà le onde sonore che arriveranno alle nostre orecchie. Questo magnete però, muovendosi al ritmo della nostra musica indotta dalle bobine, genererà a sua volta delle correnti elettriche, appunto le eddy current, sia sulla bobina stessa, sia in tutti i corpi metallici che compongono l'altoparlante stesso. Le eddy current generate hanno fondamentalmente due aspetti negativi. Il primo, che circolando all'interno di un corpo metallico generano per effetto Joule del calore. Questo calore ovviamente andrà a scaldare il corpo che viene attraversato da queste eddy current. Il secondo effetto indesiderato, molto più grave dal punto di vista sonoro se vogliamo, è che queste correnti genereranno delle forze che si andranno a opporre al movimento ideale del magnete. Queste forze vengono chiamate forze controelettromotrici. Opponendosi al movimento ideale del magnete al ritmo di musica, andranno ad alterare ovviamente la musica riprodotta. Quindi prestare attenzione a queste eddy current quando si progetta un altoparlante vuol dire andare ad operare in modo da non limitare la dinamica dell'altoparlante stesso per causa di queste eddy current. Bene, ora torniamo a noi, parlando dei woofer. Anche questi sono stati ridisegnati, vengono chiamati W18 XTR2 e sono stati ridisegnati, dicevo, non nel numero né nella dimensione, ma nella sostanza rispetto a quello dell'Olimpica 3. Veniamo ora al crossover, anche questo riprogettato completamente rispetto alla vecchia serie olimpica. Le due frequenze di taglio tra le tre vie sono posizionate rispettivamente a 250 Hz e a 2500 Hz. Il redesign del crossover è legato al redesign completo del cabinet dell'Olimpica Nova 3 rispetto alle Olimpica 3. Infatti, nelle vecchie Olimpica il cabinet era reclinato in modo tale da permettere una migliore coordinazione e fasatura tra le tre vie. Ora, questa fasatura è stata annegata nel progetto del crossover e ha permesso quindi di sviluppare il design dell'Olimpica Nova 3 in modo perfettamente verticale. Il cabinet, oltre a essere verticale, è anche più snello rispetto alle precedenti. La risposta in frequenza va dai 35 Hz ai 35 kHz, mentre la sensibilità di questi diffusori è di 90 dB, incrementata rispetto agli 88 dB dei modelli precedenti. Insomma, tutti i parametri progettuali sulla carta sembrano migliorati. Vediamo ora come questi parametri si ripercuotono sull'esperienza d'ascolto, almeno per come l'ho percepita io. Niente, mi brucia ammetterlo, ma le Olimpica Nova suonano meglio. Vi assicuro che mi pesa tantissimo ammetterlo, perché io, come ogni audiofilo, vorrebbe essere convinto, contento del fatto che di più del proprio setup non si può. Ma la tecnologia, per fortuna, da un certo punto di vista, va avanti
l'esperienza accumulata nel design di diffusori di fascia più alta rispetto alla linea olimpica è stata riportata su questa linea olimpica Nova. Complimenti quindi a Paolo Tezzon, Livio Cucuzza e tutti quelli che li hanno aiutati in questo progetto, perché hanno fatto proprio un bel lavoro. Ma comunque andiamo più nel dettaglio. Cercate di vedere questa pagella, tra virgolette, dell'Olimpica Nova 3 come comparativa rispetto all'Olimpica 3. Il fatto che io già in passato abbia scelto l'Olimpica 3 come mio diffusore personale vi può far pensare che ovviamente mi siano piaciute. Quindi, per rendere più oggettiva quella che è la mia analisi, cercate di vederla appunto come un confronto diretto tra due modelli di diffusori di due serie diverse. Partiamo dalle basse frequenze. Ecco, qui le Olimpica 3 vecchio modello avevano secondo me il loro tallone d'Achille. La risposta e la presenza alle basse frequenze di questi diffusori erano inferiori a diffusori di pari livello che avevo ascoltato in passato. Bene, in queste Olimpica Nova 3 il basso è più presente, più veloce, più pulito. Insomma, è stato migliorato quello che era il difetto delle nostre Olimpica 3. Ottimo quindi il lavoro fatto sul crossover e sul reflex. La risposta alle medio-alte frequenze e il dettaglio che ne deriva a mio orecchio non è cambiato. Mi era piaciuto allora sulla vecchia serie e l'ho ritrovato in questo diffusore. I diffusori insomma sono loro e si sente anche da questo. Anche la ricostruzione della scena quando collegate al NAD M2 è rimasta ottima. Questo parametro, così come dettaglio e risposta alle medio-alte, erano quelli che mi avevano fatto optare per l'Olimpica 3 quando le ho acquistate. Il terzo parametro che mi aveva fatto scegliere con il mio budget questi diffusori era ovviamente l'aspetto estetico. Per ultimo parliamo del rapporto qualità-prezzo. Non ci nascondiamo dietro un dito, non li regalano questi diffusori, ma vi invito ad andarli ad ascoltare. Andarli ad ascoltare possibilmente ad occhi chiusi, perché nel momento in cui doveste aprire gli occhi potreste essere attratti oltre misura da quello che è la loro indubbia eleganza e bellezza. Mi raccomando, se le andate ad ascoltare collegate a una degna amplificazione in grado da farle esprimere al meglio. A proposito di occhi chiusi, vediamo cosa ha da dire Elena a riguardo. Ma adesso finalmente veniamo alla pagella WAF. Bene, finiture disponibili per le Olimpica Nova. Abbiamo questa bellissima finitura Venghè e la finitura Noce classica. Direi che non serve altro in questo caso, con tutto quest'uso del legno, diciamo che queste due tonalità di essenza possono tranquillamente soddisfare qualunque tipo di posizionamento in qualunque tipo di arredamento. Veniamo ai materiali. Qui cosa dire? Grande utilizzo di ottimi materiali, tra l'altro Sonus Faber predilige tantissimo non solo il Made in Italy ma anche il chilometro zero, se così possiamo chiamarlo, cercando di utilizzare fornitori vicini alla loro azienda che è situata in provincia di Vicenza. Oltretutto piastra inferiore in alluminio ricavata dal pieno, punte in acciaio inox, coni rifiniti in pelle, niente, nulla da dire, grandi materiali. Cura dei dettagli, qui avrete una piccola sorpresa perché ci sarà poi un video in cui compareremo fisicamente, esteticamente e dal punto di vista del design l'Olimpica Nova 3 con le nostre Olimpica 3 e quindi ne parlerò molto diffusamente in un altro video. Per adesso vi dico grandissima cura dei dettagli. E infine veniamo al design. Non è un segreto praticamente per nessuno che io adoro tantissimo il lavoro di Livio Cucuzza, il designer di Sonus Faber, ma non solo, nel senso che è stato designer anche per altri marchi, sempre nel mondo dell'hi-fi. Io lo trovo veramente un grande designer, tantissimo gusto, e in Sonus Faber è riuscito a prendere il meglio dell'eredità grandissima lasciata da Serblin per migliorare ancora di più queste bellissime linee della Sonus Faber. Occhi a cuore per questi diffusori. Bene, per oggi non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!